Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Quest'oggi parliamo di unboxing e chiaramente faremo quello, come potete vedere dal logo impresso sulla scatola, dell'Enterprise D proposta dalla Eaglemoss Hero Collector. Come sapete è uno spettacolare modello di 70 cm di lunghezza, la sezione a disco nella parte più larga sarà larga 50 cm, quindi parliamo di un modello abbastanza imponente, composto sia in parti metalliche che plastica, ma prevalentemente dovrebbe essere metallo. Andremo a dare un'occhiata a quello che ci è stato spedito con questo pack 3. Vi ricordo che inizialmente erano state fatte delle spedizioni con il corriere. Quest'ultima a me credo sia arrivata con le poste, perché non mi ha avvisato nessuno, ho trovato il pacco fuori, quindi di solito questo è il sistema che usano le poste. Di conseguenza mettetevi, diciamo, l'anima un pochino in pace, perché potrebbero esserci magari dei ritardi nelle spedizioni. Questa è una mia idea, non è detto. Comunque sia, è arrivato dopo una decina di giorni dalla mail in cui la Eaglemoss mi avvisava della spedizione, quindi tutto sommato è un'attesa molto accettabile. Ricordate sempre che questa roba parte tutta dal deposito in Germania, quindi fa un bel giretto prima di arrivare qui da noi. Non so se riusciamo a farvelo vedere, chiaramente i miei dati personali li ho chiusi, vedete, Germany, quindi fa un bel viaggio per l'Europa. Allora andiamo a unboxare. Intanto che io taglio, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale per chi non lo avesse ancora fatto, perché l'iscrizione, che vi ricordo è assolutamente gratuita, è il modo che voi utenti avete per dirmi che il canale vi piace, che i video li trovate interessanti e che siete d'accordo a farmi crescere, quindi a darmi la possibilità di andare ancora oltre in futuro e potervi proporre sempre novità e curiosità in anteprima. Apriamo, chiaramente qui c'è il foglio della spedizione. Allora andiamo a vedere. Eccolo qua, questo è l'elenco del materiale che è arrivato. Allora possiamo subito notare che c'è la mag, ovvero la tazza. Come molti di voi sapranno, per questa spedizione era previsto, per chi faceva l'ordine entro il periodo di pre-order, un regalo aggiuntivo, che è quello della tazza in alluminio, in metallo, e sembra che sia nel pacco. Come possiamo vedere, il resto dell'elenco ci parla praticamente della spedizione, cioè dei componenti che troviamo nella spedizione, che sono, oltre alla tazza, chiaramente il magazine, quindi il fascicolo, dove possiamo già notare che saranno spiegate i passaggi di montaggio dal fascicolo, praticamente dal kit 11 al kit 14, e poi troviamo kit 11, 12, 13 e 14. Bene, allora togliamo qualcosa. Allora la prima cosa che va all'occhio è sicuramente questa scatolina nera, ragazzi. Questa bella scatolina nera contiene la mag, la tazza. Allora, come possiamo vedere ci sono alcune curiose indicazioni. Ci dice che è solo per materiale organico terrestre, non usare con la tecnologia dei replicatori, è pericoloso, liquidi ad alta temperatura. Chiaramente queste sono cose un po' spiritose legate al mondo di Star Trek, ovviamente.
Qui ci dice che il corpo di ingegneria della flotta stellare, praticamente questa è la tazza usata dagli ingegneri della flotta, e questo è, diciamo, una bella cosa per noi, no? Qui c'è chiaramente un'immagine stilizzata dell'Enterprise D, sotto non c'è nulla di particolare, solo qualche dato chiaramente relativo alla Eaglemoss, il Collector, eccetera, e sopra la scritta Star Trek. Allora, questa la mettiamo momentaneamente da parte e ve la farò vedere più avanti come è fatta. Andiamo prima a prendere chiaramente il fascicolo. Allora, mettiamo dentro i vari kit, li spostiamo qui di lato, eccolo qua. Allora, fascicolo numero 4. Allora, vi ricordo che questa collezione, a differenza di altre che magari abbiamo fatto in passato, non ha il fascicolo per ogni singolo kit di montaggio, bensì ha un fascicolo riepilogativo che contiene più parti di montaggio. Quindi in questo caso il fascicolo numero 4 contiene in realtà le istruzioni per 4 kit, quindi è come se avessimo in realtà 4 fascicoli. Questa sinceramente la trovo un'iniziativa molto interessante, perché innanzitutto ci evita di avere un volume cartaceo troppo enorme che può comportare problemi di spazio nelle nostre case, no? Quindi ci limita sicuramente la quantità dei raccoglitori necessari per poter tenere la collezione, diciamo, in ordine, e poi ci rende anche più facile reperire le istruzioni nel caso dovessimo mettere mano in futuro al modello per smontarlo, magari per qualche modifica eccetera, in quanto la consultazione sarebbe sicuramente più rapida visto che è tutta concentrata in meno fascicoli. Quindi sicuramente dal mio punto di vista è una cosa molto apprezzabile. Allora, diamo un'occhiata dentro. Allora, come sempre chiaramente c'è questa diciamo piccola panoramica iniziale dove vengono elencate alcune delle caratteristiche diciamo principali del fascicolo. Vengono indicati qui di lato anche gli indirizzi email e il telefono per i vari customer service, quindi per il servizio clienti. C'è chiaramente uno per ogni paese in cui è coinvolta, diciamo, l'opera. Qui troviamo quello infatti per l'Italia, c'è sia il numero di telefono che l'indirizzo email. Vi ricordo che al telefono rispondono in italiano, quindi sicuramente non avremo problemi nel contattarli. Poi troviamo chiaramente l'indicazione dei vari stage, che vi ricordo sono le fasi di montaggio previste per ogni kit. Come potete vedere abbiamo lo stage 11, dove sono previsti parti del telaio, quindi dello scheletro interno sempre della sezione a disco, e una pannellatura delle finestre con relativo pannello per i LED e i cavi elettrici per collegare i LED, con LED chiaramente incluso. Poi nello stage 12 invece troveremo altre parti, questi sono dei distanziali per il telaio, sempre della sezione a disco, e un'altra parte di finestre con pannello luminoso. Vi ricordo, ma l'avrete capito dalla forma, che queste parti di finestre qua sono quelle relative al collo dell'Enterprise, quindi da quella parte dove è presente il motore a impulso, dove sono presenti i due portelloni degli hangar secondari, per capirci, no? Chi conosce la nave chiaramente sa di cosa sto parlando. Lo stage 13, ma allo stesso modo, troviamo un'altra parte semicircolare del telaio, troviamo le due parti che compongono il motore a impulso principale, vedete? Questa parte, e chiaramente le solite viti allegate. Mentre nello stage 14 troviamo un'altra parte semicircolare, sempre del telaio, troviamo le solite viti allegate, troviamo anche altre parti relative al motore a impulso. Qui dice in particolare il riflettore del motore a impulso e la luce, quindi presumo che questo dove c'è il cavo sia un dispositivo LED che ci farà consentire di illuminare il motore. Bene, proseguiamo ancora avanti, vediamo un attimo. Ecco, poi cominciano chiaramente la spiegazione più in dettaglio delle varie fasi di assemblaggio, che chiaramente questa sarà oggetto dei prossimi tutorial che mi accingo a fare velocemente.
ok? Come potete vedere, per ogni fase è spiegato tutto. Comunque, per chi ha difficoltà magari o ritiene che non siano chiare le istruzioni, o per chi chiaramente abbia più difficoltà con l'inglese, sarà sicuramente d'aiuto guardare il canale. Qui ecco, ci sono altre curiosità relative ai telefilm. Qui possiamo ricordare il viaggiatore che, diciamo, ha messo a parte Wesley delle sue facoltà particolari. Qui una bella immagine di Worf arrabbiato e così via. Questo non so se ricordate l'episodio, quello dove vigeva una legge molto particolare. Era un mondo paradisiaco, però bastava fare un piccolo sgarro, come andare in un'area di quelle vietate, e si rischiava la condanna a morte. Wesley purtroppo era capitato proprio in quella situazione. Immagini veramente belle. Ecco, come vediamo c'è sempre un riferimento modellistico anche alla serie, perché vediamo anche alcuni dettagli di come sono state preparate le varie astronavi, no? Quindi, diciamo, sono curiosità che per chi è appassionato di modellismo sicuramente hanno un certo valore. Qui troviamo un fantastico personaggio insieme a Riker. Troviamo Q che, come sapete, sarà oggetto di una nuova apparizione nel vero senso della parola anche nella seconda stagione di Star Trek Picard, e siamo tutti molto ansiosi di vedere cosa combinerà questa volta. Qui lo ha Xana Troi, la madre del consigliere, ovviamente, e come al solito delle curiosità sui bellissimi episodi che abbiamo sempre molto amato. Ecco qua. Allora vi faccio vedere anche velocemente un po' i pezzi, chiaramente in ordine d'apparizione come li trovo nella scatola. Ecco, questo è quello allegato al kit 11. Come vedete troviamo già le finestrelle verniciate nere oscurate, anche se devo dire che non è molto preciso l'oscuramento fatto, quindi probabilmente forse richiederanno un ulteriore ritocco prima di essere applicate. Qui c'è una parte sempre del telaio che ovviamente non comporta problemi particolari, perché anche se dovesse essere graffiato è una cosa che rimarrà nascosta. Allora, questo è le parti allegate al kit 12. Anche qui troviamo le finestrelle, come potete vedere. Queste sono verniciate un po' meglio rispetto al pezzo precedente. La parte annerita, diciamo, è annerita con più cura. Pannellino riflettore e gli stanziali del telaio. Poi vi ricordo, ragazzi, di iscrivervi al canale in maniera tale da non perdere i vari tutorial che sarà mia cura proporvi nel più breve tempo possibile. Ecco, qui troviamo una parte in plastica rossa trasparente dedicata chiaramente al motore a impulso. Qui c'è un'altra parte che farà probabilmente da riflettore, non so bene, poi adesso lo vedremo magari nella fase tutorial. E l'altra parte sempre di telaio. Vediamo l'ultimo kit allegato, che è il 14, eccolo qua. Come vi ho detto, troviamo l'ennesimo pezzettino per completare il motore a impulso principale. Ecco, sì, questa abbiamo conferma che è una schedina LED, possiamo vedere che è composta da 4 LED. Eccola qui, con cui sarà possibile illuminare il motore a impulso, e l'ennesima parte semicircolare del telaio della sezione disco. Bene ragazzi, vi ho lasciato come promesso per ultimo il gustoso unboxing della tazza. Eccola qua. Veramente molto bella. Non so se si riesce ad apprezzare bene tutti i dettagli, perché ovviamente tende un po' a riflettere la luce e quindi fa da controluce all'obiettivo.
Comunque vi posso dire che c'è scritto chiaramente Galaxy Class Starship, Develop Project, Utopia Planitia, Starfleet Yards, quindi Marte, USS Enterprise, NCC 1701D, Develop Project, quindi progetto sviluppo. Questa sinceramente non saprei se godermici un bel tè Earl Grey caldo come il Capitano Picard, oppure se tenerla proprio ferma e immacolata in una vetrina. Probabilmente la seconda opzione, anche perché non vorrei che il calore della bevanda magari creasse delle differenze di colorazione al metallo, all'alluminio. Sì, alluminio, perché comunque è molto leggera, quindi probabilmente non ci berrà niente, o comunque forse magari bevande più fredde. Qui vediamo c'è la scritta 2020 CBS Studios, veramente bella, ragazzi. Questa purtroppo vi ricordo che arriverà solo a chi ha effettuato il pre-order, quindi entro al termine di scadenza, che adesso non mi ricordo se è il 15 febbraio, di lì, e consentiva di avere questo regalo supplementare. Per tutti gli altri purtroppo non credo che sia possibile. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio per l'attenzione, spero di aver soddisfatto la vostra curiosità per quanto riguarda l'invio numero 3, il pack 3. Vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale, perché so che può sembrare una cosa noiosa da fare o una perdita di tempo, ma in realtà è l'unico modo che voi avete per fare in modo che il canale cresca. Vi ricordo come sempre che non toccheremo solo temi Trek, ma toccheremo anche molti altri temi e non necessariamente solo di modellismo. Questo mano a mano lo farò in futuro, man mano che capirò meglio quali cose di cui sono appassionato possano interessare anche voi. Detto questo, vi saluto tutti, vi abbraccio, vi ringrazio nuovamente per le iscrizioni che arrivano numerose e vi do appuntamento ai prossimi video per le fasi di tutorial di questi kit appena arrivati. Ciao a tutti, lunga vita e prosperità!